Questa è la Nissan GT-R 50 by Italdesign, un'auto costruita a mano e prevista in soli 50 esemplari per tutto il mondo, con un prezzo di partenza, tasse escluse, di 990.000 euro. Attivate la campanella per le notifiche, iscrivetevi al nostro canale YouTube e poi la andiamo a guidare. Calma, prima ci sono delle brevissime ma doverose presentazioni da fare. Del resto, l'attesa del piacere è il piacere stesso, no? L'idea della GT-R 50 è stata presentata nel 2018 per omaggiare e celebrare il 50° anniversario del modello e di Italdesign. L'enorme interesse di pubblico ha portato i due costruttori a unire le forze per portare avanti il progetto e produrla in serie limitata, e il suo sviluppo, in parte ritardato dal Covid, è pressoché arrivato alla fine. E adesso finalmente è pronta, anzi direi che è prontissima. La base meccanica già la conosciamo, è quella della GT-R Nismo, ma qui ci sono ben 120 cavalli in più per un totale di 720 cavalli, e anche la coppia motrice è salita a 780 Newton per metro, perciò se già era una bestia prima, potete immaginare che cos'è adesso. È stata scelta la Nismo perché già di per sé ha un telaio rinforzato che ne riduce la torsione rispetto alla GT-R normale. La GT-R 50 poi è più bassa di 45 mm e più larga di 20 mm per la carreggiata anteriore e 40 mm per quella posteriore. Monta degli pneumatici Michelin Pilot Super Sport 255/35 davanti e 285/30 dietro su cerchi da 21 pollici, e l'impianto frenante è un carboceramico firmato Brembo a 6 pistoncini per l'avantreno e 4 per l'asse posteriore. La trazione è ovviamente la attesa ETS, l'integrale capace di base di funzionare come una posteriore, ma di ripartire la coppia 50-50 secondo necessità. Dietro poi c'è un nuovo spoiler mobile che si adatta in base alle velocità e che è controllabile anche dal guidatore. Il feeling con lo sterzo è totale, è impressionante quanto possa essere sì leggero ma allo stesso tempo chirurgico, preciso come pochi altri. Poi c'è la reattività del V6 che è pazzesca, specie con il cambio in manuale, un cambio che riesce a effettuare l'innesto della marcia successiva in circa 200 millisecondi. Mamma mia, superati i 3800 giri quest'auto diventa brutale, assolutamente brutale. È una trasmissione a doppia frizione a 6 rapporti che è stata rinforzata dai tecnici Nismo per lavorare al meglio con i nuovi valori di coppia. E se già con i vari settaggi sulle posizioni standard la GT-R 50 è un vero siluro, impostandolo in modalità R allora si trasforma ulteriormente e diventa una tempesta su ruote. Del resto, anche prima di questa modifica hardcore, la GT-R R35 sin dal 2007 è diventata un vero mito tra gli appassionati, tanto da essere stata rinominata Godzilla per la sua potenza. Per capirci, 315 km/h di velocità massima, ma soprattutto uno 0-100 bruciato in 2,8 secondi che l'ha incoronata regina incontrastata delle drag race di tutto il mondo. Ma numeri a parte, la GT-R è entrata nella storia per aver inventato lo schema della supercar moderna, con il motore biturbo, la trazione integrale e il cambio a doppia frizione. La verità è che un'auto di questo tipo, con queste prestazioni, ha bisogno di una pista per tirare fuori tutte le sue potenzialità. E allora, visto che ammetto anche di soffrire di un certo timore riverenziale nei suoi confronti, non tanto per il prezzo quanto per il fatto che è uno dei pochi esemplari esistenti, quello che voglio fare ora è farmi portare da lei dove nasce, perché vi assicuro che la sua storia e il suo sviluppo sono affascinanti tanto quanto le sue performance. Italdesign non ha bisogno di presentazioni. È qui dalle matite dei designer italiani che sono nate alcune tra le auto più importanti del nostro paese e del mondo, di quelle che restano nella storia.
Il progetto della GT-R 50 è nato qui tra Italdesign e Nissan Design con le sue divisioni Europe e America. È in Italia però che l'auto è stata ingegnerizzata e viene prodotta. La Nismo Donor Car arriva dal Giappone e qui a Moncalieri viene smontata completamente e tagliata. A quel punto si passa alla ricostruzione dell'ossatura di tetto, montante e fiancata. Il cofano, il paraurti anteriore, la parte posteriore e il tetto sono ricostruiti in fibra di carbonio e poi vengono installati i nuovi gruppi ottici. Un lavoro di maestria artigianale che, detto così, sembra facile, ma che in realtà dall'inizio del processo alla fine richiede la bellezza di circa 8 mesi, compresa anche la concretizzazione dei sogni e dei desideri dei clienti, che possono scegliere tra infinite possibilità di personalizzazione per i materiali degli inserti, i pellami, le rifiniture delle cuciture e ovviamente i colori della carrozzeria. Ci sono richieste specifiche del cliente che non vuole avere una GT-R uguale all'altra, cioè una GT-R 50 uguale all'altra, quindi è già un servizio di base che noi offriamo, perché il colore che il cliente sceglie non è replicabile da nessun altro cliente, appartiene al cliente stesso, quindi non vedrete mai 2 GT-R 50 uguali all'altra in giro per il mondo. Ma se da un lato è la manualità figlia della tradizione a forgiare i lamierati e a rifinire gli interni, per l'ingegnerizzazione sono state usate le più affinate e moderne tecniche di sviluppo, come l'utilizzo della realtà virtuale e la simulazione che mixa la ricostruzione in 3D con dei supporti fisici e modulari che aiutano ad accelerare gli step progettuali, simulando in tutto e per tutto la ricostruzione dell'abitacolo e l'interazione con questo grazie a dei sensori sulle dita, in modo da offrire un'esperienza totale a bordo senza che l'auto esista ancora. Sono le stesse tecnologie che poi sono in grado di stupire i clienti stessi che vengono a Moncalieri e così possono vedere con i propri occhi coperti da un visore high-tech le tante opzioni di personalizzazione. Insomma, si tratta di un lavoro enorme che ha segnato Italdesign e le persone che hanno lavorato alla GT-R 50. Sicuramente un'esperienza impressionante, perché avere una macchina adesso esposta a Tokyo, in centro Tokyo, nel Ginza Crossing di Nissan, è una cosa veramente più unica che rara, quindi è una cosa importante per l'azienda perché ci permette di dare visibilità al nostro lavoro, che non sempre può essere messo in mostra per i vincoli di segretezza. Quindi avere un oggetto che si può dichiarare, che fa vedere cosa siamo capaci, è assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda me, io non dormo la notte sapendo che faccio parte della storia della GT-R. Roba da tatuare. Italia, Giappone. 2 paesi così culturalmente diversi eppure così vicini. Nell'amore per le auto, certo, ma anche nella ricerca dell'eccellenza qualitativa senza compromessi, che resiste al passare del tempo e all'industrializzazione e anzi fa della ricerca tecnologica il propulsore con il quale alzare sempre l'asticella. E così come nell'impianto di Kaminokawa i 4 maestri artigiani Takumi continuano ad assemblarne a mano e a firmarne i motori, ora anche in Italia il mito assoluto della GT-R continua a vivere e farà sognare milioni di appassionati. Perché la passione non conosce confini o dogane o lingua e non la puoi fermare. Riparte sempre.